Ciao ragazzi, qui Marchettino e oggi proviamo una hot hatch giapponesina molto sobria ma anche molto pepata. Andiamo a provare la nuova Suzuki Swift Sport. Beh ragazzi, voi lo sapete che io sono un amante delle hot hatch, sono molto entusiasta di guidare la nuova Suzuki Swift Sport oggi e come prime impressioni di guida devo dirvi che è una macchina che dà tantissimo gusto da guidare. Come potete vedere siamo in strade tortuose e credetemi che guidando stamattina qui mi sono divertito tanto. La Suzuki Swift Sport è una macchina che costa 21.000 euro e praticamente a questa cifra vi portate a casa una macchina full option, praticamente non dovete spenderci altri soldi sopra e per questi soldi vi portate a casa una hot hatch che è molto ricca di contenuti, come ad esempio abbiamo un sistema multimediale con integrato l'Apple CarPlay, il navigatore satellitare, la retrocamera, per non parlare dei sedili posteriori, che qui abbiamo 4 posti veri, è un look da vera sportiva. Beh, il colore è inutile dirlo, io sono un mister sobrietà, mi piace questo colore. A vederla questa Swift Sport è molto accattivante, è bella da vedere. Beh, forse se la definite bella siete dei tamari come me, però a me piace, la reputo bella. E davanti possiamo trovare un piccolo 1400 turbo, per la prima volta la Swift Sport diventa turbo e la potenza è di 140 cavalli e 230 Nm di coppia e credetemi che questi numeri bastano per farti strappare un sorriso tra queste curve. Una cosa che mi piace molto di questo motore è che il turbo lag è minimo, anche perché la turbina è piccolina, però una cosa che mi piace molto è che ben il 90% della potenza è disponibile a 2500 giri. Insomma, questa è una piccola macchina molto agile e scattante. Agile anche perché è difficile da crederci, ma date le dimensioni, 4 posti, questa macchina pesa solamente 975 kg. Giusto per farvi un confronto, la mia 500 Abarth, che è più piccolina, c'è meno spazio dentro, il motore è grande uguale, pesa ben 125 kg in più, che non è poco, credetemi. E qui in queste curve mi piace molto scannare questo piccolo motore e muovermi con estrema agilità. L'uscita dalle curve, le ruote anteriori pattinano un po', evidentemente queste gomme fanno fatica a far scaricare tutta la potenza in uscita di curva. Ve l'ho detto, è un motore piccolo e rabbioso. A me questa tipologia di macchine così piccole e pompate piacciono tantissimo perché regalano tante soddisfazioni. E un'altra cosa che mi piace ma che non capisco è la politica commerciale di Suzuki, che ha deciso di rendere disponibile la Swift Sport solamente con il cambio manuale per il mercato italiano. E devo dirvi, non è male come cambio. Qui abbiamo un manuale a 6 rapporti, forse la leva del cambio è un po' lunga, però gli innesti sono precisi. Anche grazie a questa pedaliera, con tutti i pedali abbastanza ravvicinati, si riesce a giocare molto con i cambi marcia rapidi e anche con i puntatacco. Tirando il collo a questo piccolo motore, forse... cosa è successo? Ah, devi aver toccato il pulsantino del cruise control. Ah, ok, ecco, in questa macchina ci sono così tanti contenuti che ho toccato per sbaglio un bottone e... no, io non voglio il cruise control. Con 21.000 euro vi portate a casa anche contenuti come il sistema di cruise control adattivo, che la macchina accelera e frena da sola in base alla velocità che le impostate, il sistema che vi permette di tenere la carga
Comunque, andando avanti, l'altro pregio di questa Swift Sport sono i freni, perché sono molto pronti e reattivi. La macchina, essendo anche così leggera, gli spazi di frenata sono molto ridotti, e anche affondando il piede sul freno la macchina è molto stabile ed equilibrata. Io che ho una 500 Abarth me la sogno una frenata così. Ah, ecco, ora tirando il collo a questo piccolo motore mi ricordo cosa volevo dirvi prima. Forse una cosa su cui Suzuki avrebbe dovuto impegnarsi decisamente di più è sul sound del motore, perché non è il sound degno di una sportiva, non è quel sound che ti coinvolge e ti spinge a tirare il motore fino al limitatore. Diciamocelo, questo è un sound da semplice utilitario. Purtroppo in listino non è neanche disponibile uno scarico sportivo, quindi la macchina la compri e devi tenerla così, o magari cerchi qualche produttore che ti possa costruire uno scarico artigianale. Però sì, diciamo che per essere una sportiva divertente da guidare, il fatto che non abbia un sound coinvolgente è un po' un peccato. Non male anche come assetto, lo trovo il giusto, non è troppo rigido. Per una guida tutti i giorni lo trovo comodo, eppure per una guida sportiva lo trovo piacevole, perché riesco a sentire bene l'asperità, ma senza ritrovarmi un assetto troppo rigido che mi fa rimpiangere di aver comprato una macchina sportiva da utilizzare tutti i giorni. Anche questi sedili sono molto comodi, forse non troppo contenitivi. Io non sono grasso come corporatura, però muovendomi in modo sportivo in queste curve sento che non riescono a tenermi perfettamente, quindi magari fossero stati un po' più contenitivi sarebbero stati perfetti. Però nel complesso, cacchio, una macchina che dà tanto gusto da spingere, specialmente in queste strade così. A me piace tanto questa macchinetta. Beh, il colore da tamarro a me piace. Poi se ci avviciniamo possiamo vedere che tante plastiche hanno la trama che è effetto carbonio. Può piacere o non piacere, a me carbonio finto non mi piace, però questo effetto rende questa Swift molto sportiveggiante. Possiamo vedere la trama anche qua sul paraurti posteriore, qui due terminalini che non fanno un briciolo di rumore, peccato. Invece, dando un'occhiata un po' più approfondita agli interni, io devo dire che li trovo molto carini, molto giovanili, ben curati anche per la fascia di prezzo. Mi piace molto questo schermo messo qui nella plancia, il cambio manuale. Qua possiamo vedere anche della trama che richiama un po' il color rosso che sfuma, che rende già gli interni un po' più sportiveggianti. Un altro contenuto che trovo interessante qui negli interni è questo piccolo schermo digitale che permette di vedere molte informazioni. Premendo qui il bottone info possiamo vedere tanti parametri, come ad esempio la quantità di pressione che stiamo applicando sul pedale del freno e dell'acceleratore, anche qui vediamo in diretta quanto freno e acceleratore usiamo, la quantità di coppia che stiamo usando, e anche molto utile la temperatura del motore. Tutte funzioni che ad esempio sulla mia Abarth non ci sono. Qui abbiamo i consumi, che forse è meglio non vederli, perché tirando il collo a questo piccolo motore, credetemi che fare 3-4 km al litro è un attimo. Quindi eccola qua, la nuova Suzuki Swift, molto accattivante, divertente e coinvolgente. A me è piaciuto tanto passare una giornata con questa piccola scatoletta giapponese. Ringrazio tanto Matteo per questo test drive. E che dire ragazzi, se vi è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se l'avete ancora fatto, e come sempre grazie per la visione. Ciao!